Parigi, 1703, cimitero della Bastiglia. Un prigioniero viene sepolto sommariamente, ma sui suoi resti ci sono due lenzuoli. Uno per coprire il corpo e uno per nasconderne il volto. Nessuno ha mai potuto vederlo, neanche adesso. Sulla lapide viene segnato come Marchio Lee, solo l'ultimo di tanti nomi falsi che gli sono stati assegnati. Ma perché? Perché tutta quella segretezza? Perché quello non era un prigioniero qualsiasi. Marchio Lee era l'uomo con la maschera di ferro. Tutto inizia nel 1669 nel penitenziario di Pinerolo, in Piemonte, che al momento è sotto il controllo del Regno di Francia. Il direttore del carcere è Benigne d'Auvergne de Saint-Mars. Ai confini del regno, quest'uomo è l'amministratore della fortezza di Pinerolo e ha in custodia un prigioniero importante. Si tratta di Nicolas Fouquet, il ministro alla finanza del re, processato per corruzione e condannato all'ergastolo in uno scandalo che ha travolto la nazione intera. Il 19 luglio, il marchese di Louvois, il ministro della guerra di re Luigi XIV, scrive a Saint-Mars. La lettera lo avverte che presto un prigioniero con il nome Eustache d'Auger sarebbe arrivato a Pinerolo per essere preso in custodia. Inoltre, il documento descrive le condizioni di incarceramento sotto cui questo individuo deve essere tenuto. È della massima importanza che sia tenuto con grande sicurezza e che non possa dare sue notizie in alcun modo né per lettera a chiunque, e fa che i giorni e il luogo dove sarà non si apra su luoghi che nessuno può avvicinare e che ci siano abbastanza porte chiuse l'una sull'altra affinché le tue sentinelle non sentano nulla. Bisognerà che tu stesso porti a questo miserabile, una volta al giorno, di cosa vivere tutto il giorno, e che non ascolti mai, sotto nessun pretesto, ciò che vuole dirti, minacciandolo sempre di ucciderlo, se mai aprisse bocca, per parlarti di altro che delle sue necessità. Il direttore è abituato ad ospitare prigionieri con esigenze particolari, ma questi vincoli sono inconsueti anche per lui. Probabilmente pensa che Dauger sia uno dei tanti nobili da trattare in modo privilegiato, ma la lettera si conclude rassicurando il direttore dicendo che Dauger non ha bisogno di eccessivi agi nella sua prigionia, in quanto si tratta soltanto di un servo. Nell'agosto dello stesso anno, il prigioniero arriva a Pinerolo e viene insediato nella cella che nel frattempo è stata preparata secondo le specificazioni del ministro della guerra. Inizia una corrispondenza tra Saint-Mars e Louvois in merito alle sorti di Dauger, che viene descritto dal carceriere come un detenuto modello, calmo e cooperativo, a differenza degli altri nobili detenuti, inclini a lamentarsi e a protestare. Un anno dopo l'arrivo di Dauger a Pinerolo, il ministro fa sostituire l'intera guarnigione della fortezza, ad esclusione di Saint-Mars e dei suoi uomini fidati. Passano gli anni e Saint-Mars si guadagna la fiducia del ministro della guerra, viene promosso e assegnato ad altri penitenziari. Nel 1687 diventa governatore di Sainte-Marguerite, un'isola a largo di Cannes. Il governatore porta con sé il prigioniero misterioso e per evitare che nessuno possa parlare con lui durante la delicata procedura, lo fa trasportare in una portantina chiusa all'esterno con 8 guardie di scorta. La cosa attira l'attenzione degli abitanti dell'isola, che iniziano a mettere in circolo voci su chi possa esserci dall'altra parte. Poi, nel 1698, Saint-Mars arriva a Parigi, dove viene assegnato alla Bastiglia. Questa volta, per non attirare troppo l'attenzione con una portantina blindata, il direttore si limita a mettere una maschera sul volto del prigioniero misterioso, in modo da impedirgli di parlare con qualcuno. Saint-Mars rimane alla Bastiglia fino alla fine della sua vita nel 1708. L'uomo con la maschera di ferro si spegne nel 1703, all'età di circa 55 anni, almeno secondo i verbali della prigione. Alcuni testimoni riportano che sembrava più anziano. Saint-Mars partecipa alle esequie e subito dopo tutti gli averi dell'uomo senza volto vengono dati alle fiamme e la sua cella viene ripulita a fondo, per nascondere sino all'ultimo ogni dettaglio che possa condurre alla sua identità. Questo dà inizio a una domanda che in più di 300 anni di ricerche non ha ancora portato a una risposta definitiva. Chi c'era dietro alla maschera di ferro? La storia del vecchio prigioniero non coinvolge solo un individuo, la sua esistenza misera e la sua identità, nascosta e persa per sempre. Va oltre e si intreccia a personaggi noti che hanno lasciato traccia nella storia
e a cui pochi pensano quando viene menzionata la storia della maschera di ferro. Ma chi sono queste persone? È il 1717. Uno scrittore viene imprigionato alla Bastiglia per aver pubblicato un pezzo satirico sul duca d'Orléans, reggente del Regno di Francia e parente della casata reale. L'uomo rimane in prigione per 11 mesi e viene poi rilasciato. Durante la sua permanenza nel carcere, però, viene a conoscenza di strane voci di corridoio. Gli altri detenuti raccontano di un prigioniero particolare, deceduto solo qualche anno prima, che compariva in pubblico indossando una maschera di velluto nero, fissata al capo con delle cinghie di cuoio. Si trattava di un uomo anziano a cui sembrava essere riservato un trattamento di favore. Veniva nutrito bene, gli venivano consegnati vestiti di ottima fattura e aveva accesso a svaghi come strumenti musicali e libri. L'uomo non aveva un nome e nessuno lo ha mai visto in volto. Lo scrittore si interessa alla vicenda e scava nei documenti del penitenziario. Non si tratta però di un curioso qualunque. Lo scrittore è infatti François-Marie Arouet, noto a tutti con il nome di Voltaire. Voltaire raccoglie i suoi ritrovamenti e qualche anno più tardi pubblica un saggio a riguardo, diffondendo la storia in tutta la Francia. Quando Duget appare la prima volta nel 1669 a Pinerolo, c'è un altro prigioniero altrettanto pericoloso, tenuto nella sua stessa prigione. Gli abbiamo già dato un nome. È Nicolas Fouquet, che sta scontando una pena all'esilio commutata in ergastolo. Ma chi è? Nicolas Fouquet è un nobile di buona famiglia. Ha partecipazioni azionarie in società legate alle colonie e ha acquistato posizioni nell'amministrazione dello Stato fino a diventare il sovrintendente delle finanze di Francia nel 1653. Fouquet possiede Vaux-le-Vicomte, un castello poco lontano da Parigi che in pochi anni diventa di uno sfarzo compatibile alla corte di re Luigi XIV. Fouquet è uno degli uomini più ricchi di Francia, se non il più ricco, e con il denaro viene il potere. È un avversario pericoloso e il re si sente minacciato. Così, nel 1661, escogita la fine della fortuna del sovrintendente. Fouquet viene arrestato a Nantes dal luogotenente dei moschettieri del re, un uomo chiamato Charles de Bas de Castelmore, che però tutti conoscono con il nome di D'Artagnan. Fouquet finisce a processo, dove viene trovato colpevole di peculato e lesa maestà. Il re fa pressioni ai giudici, vuole la pena di morte. Qualche forza occulta però si mobilita e il processo si conclude con una condanna all'esilio. Fouquet è a conoscenza di troppi segreti e ha accesso a troppe leve per poter essere lasciato libero di circolare. Il re proscioglie il tribunale e commuta la sentenza in ergastolo. Fouquet viene in un primo momento incarcerato alla Bastiglia e poi spedito ai confini del regno nella prigione di Pinerolo, dove arriva nel 1664. Anche nella prigionia il nobile ha accesso a un trattamento di favore e gli viene concesso di avere con sé un servitore, che di fatto condivide la prigionia con lui. Il servitore però è di salute cagionevole e nel 1678 Fouquet scrive personalmente a Louvois. Il nobile richiede che a Duget, già prigioniero e a sua volta un servitore, fosse concesso di raggiungerlo nella sua cella e svolgere le mansioni normalmente svolte dal proprio valletto. Louvois scrive al carceriere Saint-Mars. Il ministro concede questa richiesta, poiché entrambi sono destinati a non lasciare mai la prigione, ma si premura di assicurarsi che Duget non abbia modo di dichiarare nulla sul suo passato ad altri prigionieri presenti a Pinerolo. La nuova sistemazione continua fino al 1680, quando ufficialmente Fouquet muore all'età di 65 anni. Nella sua cella, però, il carceriere Saint-Mars scova un buco nel muro con cui Fouquet potrebbe aver comunicato con il prigioniero nella cella sopra la sua e scrive subito a Louvois del ritrovamento. Sempre su ordine del ministro, Saint-Mars sposta questo prigioniero nella vecchia cella di Fouquet e gli mente, dicendogli che Duget è stato rilasciato, quando invece è stato spostato nei sotterranei della torre inferiore. Duget rimarrà qui fino al 1687 e da qui il personale della prigione inizia a chiamarlo la Tour, ovvero la torre, o l'ancien prisonnier, il vecchio prigioniero. Nel 1669, anno in cui Duget viene arrestato, il re di Francia è Luigi XIV, anche noto come il Re Sole. In carica dal 1643, si ritrova ad avere potere diretto solo dal 1661, con la morte del cardinale Mazzarino, il suo reggente.
Il regno che eredita è un regno al centro di tensioni religiose e geopolitiche. I principali rivali sono la Spagna, in declino, ma ancora in possesso di diversi territori ai confini con il Regno di Francia, e l'Olanda, potenza commerciale protestante, che mina la legittimità di una monarchia fondata sul cattolicesimo, come quella di Re Sole. Luigi XIV vuole centrare più potere possibile ed evitare i disordini che hanno caratterizzato il regno del padre, disordini causati dall'influenza degli Ugonotti. Anche per questo motivo, Luigi XIV investe nella sicurezza interna dello Stato e monitora i flussi di informazione per impedire che niente di simile accada anche durante il suo regno. Luigi XIV è figlio di Luigi XIII e di Anna d'Asburgo, la figlia del re di Spagna. Il primogenito è arrivato solo nel 1638, dopo più di 20 anni di matrimonio. Anna ha subito innumerevoli aborti spontanei e ha vissuto per la maggior parte del tempo lontana dal marito, circondata da amanti. Si vocifera che abbia una relazione con il duca di Buckingham e per molto tempo è sembrato che un erede per i Borbone fosse solo un sogno impossibile da raggiungere. La nascita di Luigi XIV arriva in un momento opportuno, quasi miracoloso, poiché il vecchio re muore solo qualche anno più tardi. Il destino del vecchio prigioniero, Dauger, è legato a quello del suo carceriere. Dal 1669, l'uomo con la maschera di ferro segue Benigne d'Auvergne de Saint-Mars in ogni nuovo penitenziario a cui questo viene assegnato. Ma chi è Saint-Mars? Non si tratta di un uomo qualunque, frase che sembra descrivere quasi tutti gli attori di questa vicenda. Saint-Mars è un ex moschettiere, incarico che descrive la sua dedizione alla corona. È per questo motivo che venne incaricato del controllo della fortezza di Pinerolo, in un punto strategico per tenere in scacco la presenza dell'impero spagnolo in Nord Italia, per via del Ducato di Milano, e un penitenziario in cui vengono condotti gli indesiderabili del re. Sotto la giurisdizione di Saint-Mars non finisce solo Fouquet, ma anche altri prigionieri, tutti con accesso a informazioni delicate o in possesso di grandi capitali. Oltre all'ex ministro delle finanze, a Pinerolo, c'è anche Ercole Antonio Mattioli. Questi era un diplomatico della corte di Mantova, che nel 1678 aveva tenuto trattative con il re di Francia per cedere, dietro compenso, la fortezza di Casale Monferrato al Re Sole. La transazione avviene in segretezza, perché la presenza francese in Italia era impopolare. Mattioli venne personalmente retribuito per il suo servizio. All'ultimo momento, però, probabilmente per avarizia, questo rivela la transizione ai dignitari stranieri, come Spagna, Savoia e Venezia, che si oppongono. Questo pone una brusca fine alla transazione. Derubato e umiliato, re Luigi XIV ordina ai suoi uomini di rapire Mattioli in terra straniera e di incarcerarlo nella prigione di Pinerolo. Passiamo quindi a esporre le ipotesi principali su chi si potesse nascondere dietro la maschera di ferro. L'ipotesi più famosa è quella suggerita da Voltaire, poi ripresa e romanzata da Alexandre Dumas, l'autore di libri come I Tre Moschettieri e Il Conte di Montecristo. Il primo a fare ricerche nella vicenda è proprio il filosofo francese, che riesce a mettere insieme una discreta quantità di documenti, anche se solo una frazione di quelli disponibili in epoca moderna. Secondo le sue deduzioni, l'uomo con la maschera di ferro era un fratello o un fratellastro di Luigi XIV, che sarebbe stato celato al mondo per evitare lotte di potere interne alla corona. Voltaire sospetta possa trattarsi di un figlio naturale della regina Anna d'Asburgo e dell'amante di lei, il duca di Buckingham, o perfino del cardinale Mazzarino. Il filosofo mette assieme un saggio sull'argomento e arriva a pubblicare le sue scoperte nel 1751. Descrive la maschera come un uomo alto e dall'aspetto nobile, arrivato nell'isola di Santa Margherita nel 1661, data che ora sappiamo essere non esatta. Continua e riporta che l'uomo indossasse sempre una maschera dotata di un meccanismo complicato nella mandibola, per permettergli di mangiare senza rimuovere il dispositivo. L'uomo è però un prigioniero a cui sono concessi dei lussi, come la lettura e la musica, e sembrerebbe inoltre avere una grande passione per la biancheria di lusso. Tra i vari aneddoti che lo riguardano, Voltaire scrive: qualche giorno dopo l'arrivo nell'isola di Santa Margherita del prigioniero mascherato, egli scrisse su un piatto d'argento che gli portavano per il pranzo, servendosi di un coltello, qualcosa. Si avvicinò all'unica finestra della sua prigione e gettò il piatto verso la riva del mare, dove stava transitando una barca. Il pescatore, vedendo quel piatto, lo prese e lo portò al governatore, il quale chiese al pescatore se avesse letto ciò che vi era inciso sopra. Il pescatore ammise di non saper leggere,
ma venne rilasciato solo quando il governatore ne fu convinto. Prima di congedare il pescatore, il governatore gli disse: «Andate e consideratevi fortunato di non saper leggere». Gli scritti di Voltaire diventano subito popolari fra i nobili dell'epoca, che si scambiano lettere provando a dedurre chi si nascondesse dietro alla maschera. Ognuno sembra proiettare nell'uomo con la maschera di ferro le proprie aspettative. Alcuni lo descrivono come un uomo molto devoto e riservato, altri invece fanno perno sulla sua natura aristocratica. La conclusione di Voltaire è che quindi questo fratellastro fosse stato tenuto nascosto a Luigi XIV fino alla morte di Mazzarino. In seguito il re sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza del possibile rivale al trono e, non volendosi macchiare di fratricidio, avrebbe disposto la sua incarcerazione. L'apparente predilezione per la biancheria di lusso della maschera sarebbe, secondo Voltaire, una caratteristica ereditata dalla madre Anna d'Asburgo. Alexandre Dumas, in uno dei romanzi annessi alle avventure dei Tre Moschettieri, prende la storia raccontata da Voltaire e aggiunge qualche vezzo romanzandola. È qui che la maschera, da velluto nero, diventa di ferro, e l'idea del fratellastro si evolve. L'uomo celato sarebbe stato, secondo l'autore, un gemello identico di Re Sole, tenuto nascosto proprio per questo motivo. Un'altra delle ipotesi preferite dai più è che la maschera fosse in realtà un figlio naturale di Re Luigi XIV, più precisamente Luigi di Borbone, conte di Vermandois, uno dei figli che il monarca aveva avuto con l'amante Louise de la Vallière. Il conte di Vermandois era apertamente omosessuale e probabilmente aveva una relazione con l'amante di Filippo d'Orléans, condotta scandalosa per il re. Inoltre, questi sarebbe stato il secondo erede al trono, subito dopo il Gran Delfino di Francia, e questo avrebbe mosso pressioni indesiderate sul Re Sole. Nel 1682 nasce il nipote del re, ovvero il primogenito del Gran Delfino di Francia, a sua volta l'erede del re, e questo ne assicura la discendenza. La presenza di altri figli cadetti diventa quindi scomoda al re, che escogita un piano per evitare le lotte di potere. Vermandois, ufficialmente, muore a causa di problemi di salute mentre combatte nelle Fiandre nel 1683. Secondo questa teoria, però, il suo decesso è solo una copertura, e Vermandois viene invece incarcerato e prende l'identità della maschera di ferro. All'epoca della morte del prigioniero misterioso, Vermandois avrebbe avuto 36 anni e sarebbe stato quindi molto più giovane dell'età riportata nei verbali della Bastiglia. La scia sorprendentemente nutrita di atti ufficiali e documenti sembra attestare, in modo certo, la prima apparizione della maschera di ferro nella prigione di Pinerolo nel 1669. Quello che però alcuni suggeriscono è che Dauger fosse un nessuno, coinvolto poi in una cospirazione ben più grande e che abbia servito uno scopo ben diverso dal semplice sconto di pena per un reato commesso. Dauger sarebbe stato avvelenato qualche anno dopo il suo arrivo a Pinerolo e uno degli altri detenuti avrebbe preso il suo posto, indossando la maschera da qui in avanti. Ma chi e perché? La fortezza di Pinerolo non è un penitenziario normale, con centinaia di carcerati ammassati in celle minuscole per i reati più disparati. È una prigione politica con pochissimi detenuti, dove arriva solo chi è ritenuto pericoloso per la corona. Abbiamo già introdotto lo statista Nicolas Fouquet e il diplomatico Ercole Mattioli. Rimangono quindi una spia di nome Dubreuil, un monaco domenicano associato ai Giacobini e il servo di Fouquet. Il ministro della guerra Louvois e Saint-Mars avrebbero quindi usato l'identità di Dauger per coprire l'esistenza di uno di questi altri detenuti, dopo la loro morte ufficiale qualche anno più tardi. La persona indicata, secondo alcuni, è Ercole Mattioli. La maschera e le condizioni di incarceramento sarebbero state una vendetta di Luigi XIV per essere stato ingannato durante la faccenda di Casale Monferrato. Secondo altri, sarebbe invece un espediente per celare la presenza di Mattioli in una prigione francese. L'uomo era stato infatti rapito in territorio straniero, lontano dalla giurisdizione del re di Francia, e la sua presenza in suolo francese sarebbe potuta essere motivo di tensioni politiche. Seppure possa sembrare banale, una delle ipotesi è che la maschera di ferro, che inizialmente viene chiamato Eustache Dauger o Danger, fosse proprio questo individuo nell'arco della sua detenzione. In questo caso, il mistero non sarebbe tanto l'aspetto segreto di quest'uomo, ma la sua identità e il suo passato. Dauger potrebbe essere uno pseudonimo, vista la difficoltà di trovare un personaggio rilevante con questo nome prima della sua incarcerazione a Pinerolo. Del resto, è piuttosto particolare che Dauger, un servo, fosse stato assegnato a un penitenziario come Pinerolo, dove gli altri detenuti erano di ben altro rango.
L'unico altro servo presente nella fortezza era il valletto di Fouquet. Questi si trovava in carcere per il semplice fatto che il suo servizio era richiesto dal padrone mentre scontava l'ergastolo, poiché gli aristocratici dell'epoca godevano di privilegi anche nel carcere. Eustache d'Auger potrebbe essere quindi stato in possesso di informazioni delicate, tali da giustificare l'assegnazione a un simile penitenziario. La maschera potrebbe essere stata applicata in un tentativo, da parte di Saint-Mars, di esagerare il proprio prestigio, ostentando la segretezza di un prigioniero che gli era stato personalmente affidato. Rimangono delle ombre sul trattamento di favore che questi avrebbe ricevuto, pur essendo di ceto basso. Passiamo ora alla prima delle teorie meno note, ma altrettanto interessanti. Secondo questa ipotesi, la maschera di ferro non sarebbe un fratellastro del re, ma il suo vero padre biologico. Abbiamo visto come già all'epoca dei fatti i cittadini francesi avessero già iniziato a speculare sulla nascita dell'erede di Luigi XIII. Secondo questi, l'evento avrebbe avuto ben poco di miracoloso. Durante la monarchia francese, ogni accesso agli appartamenti del re e della regina veniva registrato in atti ufficiali. Ognuno degli alloggi era dotato di un corpo di servitù proprio e ogni incontro con terzi veniva trascritto con dovizie di dettagli. È quindi semplice constatare come solo pochi anni dopo il matrimonio il re e la regina avessero smesso di avere appuntamenti privati con lo scopo di svolgere i doveri coniugali. 2 decenni più tardi, però, nasce il Gran Delfino e poco dopo è seguito da un altro fratello. Figure come Richelieu e Mazzarino avevano quindi attirato i sospetti di molti, come organizzatori e a volte attori principali dello schema segreto per assicurare un primogenito maschio sul trono francese, nonostante l'apparente infertilità del monarca. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che, non riuscendo a concepire un erede al trono, i consiglieri del re avessero organizzato una paternità surrogata. Un uomo avrebbe dormito con la regina Anna d'Austria, concepito con lei il re Luigi XIV, e sarebbe stato poi messo su una nave diretta nel Nuovo Mondo, con una copiosa quantità di denaro. L'erede sarebbe nato appunto nel 1638. Luigi XIII lo avrebbe riconosciuto come proprio, e il resto si sarebbe svolto normalmente. Qualche anno più tardi, però, avendo speso il proprio tesoro e stanco delle colonie, il padre surrogato del re sarebbe tornato in Francia e avrebbe provato ad estorcere altro denaro in cambio del proprio silenzio. Se una notizia simile fosse venuta allo scoperto, avrebbe messo in dubbio la legittimità del re di Francia e dato ai suoi avversari politici l'opportunità e il pretesto per iniziare una guerra civile. Nel frattempo, però, Luigi XIII sarebbe morto e al trono del regno sarebbe arrivato Luigi XIV, il figlio biologico dell'uomo. Non volendosi macchiare di parricidio, il re Sole avrebbe disposto l'incarcerazione di questi, seppur in condizioni privilegiate, rispetto ad altri in simili condizioni. La maschera di velluto nero sarebbe stata posta sul volto del prigioniero proprio per nascondere l'evidente somiglianza con il regnante. Unite alle dichiarazioni dell'uomo, se mai avesse parlato, questa avrebbe potuto compromettere la stabilità della corona. Insistendo nella lista dei pochi prigionieri di Pinerolo, in una dinamica analoga all'ipotesi di Mattioli, alcuni studiosi hanno avanzato la teoria che la maschera di ferro non fosse altro che Nicolas Fouquet. Si tratta di uno degli uomini più influenti e potenti della Francia del XVII secolo, con indubbio accesso a risorse e segreti molto più importanti di qualsiasi altro ospite della prigione. Fouquet non era solo pericoloso per lo Stato, ma per lo stesso re Luigi XIV, che era arrivato a ritenerlo una minaccia personale. Fouquet sarebbe quindi stato dichiarato deceduto ufficialmente nel 1680 e tenuto sotto il controllo di Saint-Mars con il fine di storcergli informazioni. Come abbiamo visto dando un contesto storico al regno di Luigi XIV, la paranoia e il controllo delle informazioni sono un focus primario per il monarca. La teoria è supportata dal fatto che l'uomo con la maschera di ferro, al momento della morte nel 1603, viene riportato avere circa 55 anni, nonostante altri detenuti e diari dei carcerieri riportino che sembrasse un uomo molto più anziano. Fouquet, infatti, in quella data avrebbe avuto 88 anni. Non mancano ipotesi minori, basate più su speculazioni e opinioni che su indizi. Queste includono personaggi come Molière, deceduto molti anni prima del prigioniero misterioso, o lo stesso D'Artagnan. Inutile elaborare più a fondo, poiché i solide argomentazioni sono proprio la cosa che manca a queste teorie. Possiamo concentrarci quindi sul confrontare le varie ipotesi e valutare la loro solidità. Premetto ancora una volta che quanto segue è il risultato della mia opinione personale.
risultata dalle ricerche che ho svolto su questa storia. Come sempre, siete liberi di non essere d'accordo e anzi, vi invito a scrivere la vostra argomentazione nei commenti. Ma fatte queste premesse, ecco le mie considerazioni. Partendo dalle ipotesi più fragili, escluderei immediatamente le ipotesi minori, come l'idea che si potesse trattare di Molière. Sembrano idee basate principalmente su un ritorno emotivo, che posso capire, ma che non posso supportare. L'altra ipotesi che, a mio avviso, crolla molto presto è quella di Luigi di Borbone, conte di Vermandois. In primo luogo, atti ufficiali comprovano il suo decesso nelle Fiandre, e la sua età non combacia con quella della maschera di ferro. Nel 1703 Vermandois avrebbe avuto 36 anni, che non corrisponde né all'età riportata nei documenti del detenuto misterioso, né alla sua età apparente. Il movente, dietro l'incarcerazione di Vermandois, sembra logico: eliminare l'erede illegittimo dalla corsa al trono di Francia per evitare una transazione del potere violenta. C'è però una tattica più efficace dell'imprigionamento e l'uso di maschere complicate. E questa tattica è semplicemente spedire l'erede indesiderato in prima linea in una guerra moderna, proprio come è successo ufficialmente. Per non parlare del fatto che il monarca aveva avuto diversi figli fuori dal matrimonio, tutti legittimati in seguito. Eliminarne uno solo avrebbe semplicemente spostato il problema al prossimo erede. Passiamo ora alla teoria di Dumas e Voltaire. Che si possa trattare di un gemello di Re Luigi XIV è inverosimile. Dumas non ha basato quest'ipotesi su deduzioni o prove, ma su una necessità narrativa. L'idea del gemello risponde in maniera magnifica alla domanda sul perché della maschera. Le date, però, non hanno senso. Un gemello sarebbe stata una minaccia alla successione del trono sin da principio, e quindi non si spiega perché il prigioniero misterioso appaia solo nel 1669. Da adulto, quando il re, e quindi anche un ipotetico gemello, avrebbero avuto 31 anni. Inoltre, sappiamo che Dumas ha inventato di sana pianta la storia della maschera di ferro, e questo lo rende un grande narratore, ma anche un testimone poco attendibile. Voltaire, invece, ha fatto un discreto lavoro per l'epoca, recuperando documenti e testimonianze e redigendo una ricostruzione verosimile degli eventi. Sappiamo però che era fortemente contrario alla monarchia, e che ha infatti usato questa storia a scopo di propaganda. Le date da lui riportate sono state smentite, per esempio il fatto che cita l'anno in cui la maschera di ferro appare come il 1661, quando di lui non c'è traccia concreta fino a quasi 10 anni più tardi. Voltaire sostiene inoltre che questi indossasse la maschera perennemente e che questa fosse dotata di un meccanismo complesso per permettere al portatore di mangiare. Alcuni testimoni smentiscono questa idea, riportando che il prigioniero indossasse una semplice maschera di velluto nero nelle rare apparizioni in pubblico e che fosse libero di non indossarla nella sua cella. Questa sembra tanto essere una manomissione deliberata da parte del filosofo, per alterare i fatti e rendere un dipinto ancora più opprimente della corona, che aveva ordinato un incarceramento così disumano. Inoltre, ci sono le circostanze del parto reale. Proprio per evitare problemi di successione, ogni parto della regina madre, in Francia, avveniva sotto lo scrutinio di decine di testimoni ed era tracciato con dovizia di dettagli dall'amministrazione dello Stato. Un figlio illegittimo o un gemello non sarebbero potuti passare inosservati e un insabbiamento avrebbe richiesto uno sforzo da parte dell'autorità reale che avrebbe indubbiamente lasciato molte più tracce. Possiamo concentrarci ora sull'ipotesi che nomina Ercole Antonio Mattioli. Arrivato a Pinerolo nel 1679, Mattioli sarebbe potuto essere la vera identità della maschera di ferro solo in caso di uno scambio. Le sue azioni contro Re Luigi XIV lo mettono assolutamente nella posizione ideale per ricevere una punizione esemplare da parte di questi. Re Sole, pur di punirlo, ha infatti autorizzato i suoi soldati ad infiltrarsi in territorio nemico e rapire Mattioli in una chiara effrazione della sovranità di un altro Stato. La maschera sarebbe quindi stato un sistema per trattenere il prigioniero delicato senza incorrere in un incidente diplomatico con le corti del nord Italia, imparentate con i rivali geopolitici della Francia. C'è però un indizio che contraddice questa e diverse altre teorie esposte fino a questo punto. Eustache d'Auger ha fatto da servitore a Fouquet nella parte finale della sua vita. Questa informazione in sé, di cui abbiamo traccia nelle lettere di Louvois, sembra suggerire fortemente che d'Auger fosse di ceto basso. L'idea di usare un nobile come servo di un altro pari rango era inconcepibile per l'epoca, per non parlare del fatto che un nobile sarebbe stato inutile come valletto. Nessuno di questi era in grado di svolgere le mansioni in cui erano stati assistiti durante tutta la propria esistenza. Ci sarebbe certamente potuto essere stato uno scambio successivo,
e ci sono altri indizi che, superato questo ostacolo, rafforzano questa teoria in modo molto convincente. La maschera di ferro è stato sepolto sotto il nome di Marchioli. Molto vicino come madrelingua francese, potrebbe trascrivere il nome di Mattioli, e nel 1703 l'età del diplomatico sarebbe stata intorno ai 60 anni, compatibile con le testimonianze dell'epoca. Non solo, ma Madame de Pompadour, favorita di Luigi XV, nipote di Luigi XIV, si sarebbe interessata alla storia molti anni più tardi e avrebbe chiesto al re chi fosse veramente il prigioniero misterioso. Questi avrebbe risposto dicendo che si trattava del dignitario di un principe italiano. Caso chiuso, quindi? Purtroppo ci sono diversi punti in cui questa ricostruzione stride. Mattioli è ufficialmente morto nel 1694, in una prigione non sotto la giurisdizione di Saint-Mars, quando questi aveva la maschera di ferro con sé. Inoltre, Saint-Mars nomina Mattioli in diverse lettere con Louvois, quando il carceriere non era a conoscenza della vera identità della maschera di ferro. Infine, il duca di Mantova era stato informato dell'arresto di Mattioli solo qualche anno dopo il suo arresto, rendendo l'espediente del sistema di porte e maschere superfluo. L'ipotesi del padre biologico del re è una delle più sopportate. L'idea, suggerita dallo scrittore Hugh Ross Williamson, è basata sul fatto che prima della nascita di Luigi XIV, l'erede al trono di Francia era Gastone d'Orléans, nemico del cardinale Richelieu, consigliere del re. L'ascesa al trono di Gastone sarebbe stata una prospettiva rischiosa per il cardinale, che avrebbe quindi escogitato un modo per evitare che accadesse, usando un padre surrogato. Diverse persone, infatti, inclusi i cittadini francesi dell'epoca, hanno speculato che Luigi XIII fosse sterile. Il padre surrogato sarebbe stato tenuto a corte almeno fino alla nascita di Filippo I d'Orléans, il fratello di Luigi XIV. Passiamo ora a vedere quanto questa teoria sia verosimile. Per quanto riguarda la presunta sterilità del re, non sembra una rappresentazione attendibile dei fatti. Come anticipato, Anna d'Austria ha avuto diversi aborti spontanei prima della nascita del Gran Delfino, documentati in atti ufficiali. L'idea di un padre surrogato, che rimane a corte per anni per assicurare un erede e un secondogenito, solleva diversi problemi. Questo complotto sarebbe quindi durato anni, implicando più persone, e sarebbe stato poi coperto magistralmente fino a non lasciare nessuna traccia in una monarchia dove tutto veniva riportato. Questo avrebbe richiesto la complicità di tutto l'ambiente di corte, centinaia di servitori, e avrebbe comportato un rischio esponenzialmente più alto di una fuga di notizie, in un ambiente pieno di tensioni e rivalità come il Palazzo Reale. Gastone stesso avrebbe potuto scoprire il complotto e reclamare il trono per sé in qualsiasi momento. Inoltre, Eustache d'Auger appare a Pinerolo nel 1669 e di lui non ci sono tracce prima di questo momento. Se fosse stato il padre biologico del re, questo significa che quest'uomo sarebbe rimasto libero di circolare e rivelare il proprio segreto per circa 25 anni prima di essere incarcerato. Infine, tenere in vita una persona la cui esistenza mette a rischio l'intera classe regnante francese è un rischio troppo grosso da giustificare. Se Richelieu avesse veramente organizzato un simile complotto, avrebbe sicuramente disposto l'eliminazione del padre surrogato una volta adempiiti i propri doveri. Rimane la possibilità che possa essersi trattato di Nicolas Fouquet stesso, dopo un simile scambio con Eustache d'Auger. Tra tutte le ipotesi, questa è una di quelle che più mi affascina e verso cui sono stato più propenso per un periodo. Il motivo è il personaggio di Fouquet, che traspare dalle fonti da cui ho attinto. Si trattava di un uomo molto potente in uno degli stati più influenti dell'epoca. Non era un semplice politico, ma un uomo in grado di sfidare apertamente il re, invitandolo a pranzo nel proprio castello e facendo sfoggio, a viso aperto, delle ricchezze di cui era stato in grado di appropriarsi nello svolgimento del suo incarico. Il potere non si dà, ma si prende, e Fouquet era un individuo che aveva fatto tesoro di questa massima. Nicolas Fouquet è ufficialmente deceduto, come abbiamo detto, nel 1680. Quindi, questa sarebbe in realtà la data reale della morte di d'Auger, e il momento in cui Fouquet avrebbe iniziato a portare la maschera in pubblico e a risultare ufficialmente come il compagno di prigionia. È sicuramente possibile, e questa cosa sembra non contraddire ufficialmente nessuna delle date confermate. L'uomo, sepolto nel 1703, era probabilmente molto più anziano di quanto riportato, e questo sarebbe stato proprio il caso per l'ex ministro, che all'epoca avrebbe appunto avuto quasi 90 anni. Un'età notevole per l'epoca, molto difficile da raggiungere, ma non impossibile. Quello che manca, però, è un chiaro movente. Fouquet conosceva probabilmente segreti sulla classe dirigente francese,
e aveva altrettanto probabilmente ingenti fondi sicuri all'estero, non confiscati al suo arresto perché fuori dalla giurisdizione francese. La prigione sarebbe quindi stata un misto tra la volontà del re di umiliarlo e di estorcergli il denaro di cui era ancora in possesso. Ancora una volta, però, a stridere è la logica su cui questa teoria si basa. Una volta indossata la maschera e essere riportato come deceduto, Fouquet avrebbe avuto la conferma che nessun perdono reale gli sarebbe mai stato garantito e che la libertà sarebbe stata impossibile da raggiungere. Arrivati a questo punto, qualsiasi potere di trattativa del re sarebbe venuto meno. Fouquet non avrebbe avuto nessun incentivo a parlare e a dire quello che sapeva. Il nobile avrebbe quindi subito questa tortura infinita solo per una vendetta personale del re. Ma anche questa idea sembra essere poco probabile. In più occasioni è infatti emerso che Luigi XIV non fosse a conoscenza dell'esistenza di questo prigioniero, almeno in un primo momento, e che fosse stata una situazione orchestrata e gestita principalmente dal ministro Louvois. Venuto meno il movente, rimane il fatto che le istruzioni sulle condizioni sotto cui tenere il prigioniero chiamato Duget vengano ricevute da Saint-Mars molto tempo prima dell'ipotetico scambio. Duget arriva a Pinerolo già circondato da un alone di mistero e restrizione. Quest'individuo aveva già in sé le caratteristiche riscontrate poi nelle storie che Voltaire ascolta alla Bastiglia decenni più tardi. Per questo possiamo quindi escludere definitivamente anche Fouquet tra i possibili volti dietro la maschera. Tutte queste proposte non riescono a spiegare il perché delle enormi precauzioni prese per assicurarsi che nessuno potesse udire cosa Duget avesse da dire. Si concentrano sulla maschera e sulla plausibilità di una o dell'altra risposta, dimenticando la lettera con cui Louvois istruisce Saint-Mars sul nuovo prigioniero in arrivo a Pinerolo. In tutte queste teorie, inoltre, le date spesso non combaciano e spesso si basano sull'azzardo dello scambio di persona, cosa difficile da provare e allo stesso tempo non sostenibile come tesi, dal momento che l'idea di uno scambio rende automaticamente plausibile qualsiasi risposta. Perché limitarsi ai detenuti di Pinerolo? Dopotutto, lo scambio sarebbe potuto avvenire con uno qualsiasi delle centinaia di cittadini scomodi nel regno. Perché questo scambio avrebbe dovuto favorire solo uno dei preferiti dei vari studiosi? Per questo motivo, ritengo che non sia un'argomentazione valida. Ma quindi chi era veramente Duget? Era questo il suo vero nome sin dal principio? O si tratta forse di uno pseudonimo? E per quanto riguarda il nome posto sulla lapide, Marchioli, era questa la vera identità dell'uomo con la maschera di ferro? Rimane l'ultima possibilità, e cioè che si sia trattato di un individuo estraneo a tutti quelli esposti finora. Individuo a cui è stato assegnato lo pseudonimo di Eustache Duget. Questa è una delle ipotesi meno note, formulata da Andrew Lang nel 1903, in cui mi sono imbattuto tempo fa facendo ricerche per divertimento personale e che fra tutte è quella che più mi ha convinto. La data d'arresto di Duget sembrerebbe corrispondere con quella del servo di Rue de Marcilly, ma per proseguire dobbiamo prima fare un passo indietro e raccontare di quest'uomo. All'epoca di Luigi XIV, il re d'Inghilterra era Carlo II, primo cugino del re di Francia. Questo aveva messo i due stati, storicamente rivali, in una posizione diplomatica mai vista prima. I due monarchi avevano per anni coltivato l'idea di un'alleanza fra le due superpotenze, che avrebbe potuto riscrivere le sorti dell'intero continente. Questo arrivò molto vicino a diventare realtà con il trattato segreto di Dover. Carlo II avrebbe dovuto convertirsi al cattolicesimo, ripristinare il potere della Chiesa cattolica in Inghilterra e avrebbe dovuto fornire alla Francia navi e mezzi per le proprie mire in Olanda. In compenso, avrebbe ricevuto un'ingente pensione segreta dal re di Francia. È proprio durante questa trattativa che intervengono gli ugonotti francesi, fazione protestante molto potente, che aveva già creato disordini nel regno. Questi erano contrari a una simile alleanza. Favorevoli all'Olanda e a chiunque si opponesse all'influenza del cattolicesimo in Europa, gli ugonotti avevano agenti e informatori in tutti i ranghi dell'esercito e della nobiltà. È in questo contesto che appare la figura poco nota di Rue de Marcilly. Ci sarebbe traccia di una serie di lettere tra Rue e re Carlo II d'Inghilterra, in cui i due avrebbero organizzato una confederazione di potenze protestanti per combattere l'influenza del cattolicesimo. Non è chiaro se Carlo II fosse realmente interessato o se fornisse una copia di tutte queste lettere al cugino sottobanco. Il risultato è però certo. Luigi XIV fa rapire i cospiratori in Svizzera e li fa condurre alla Bastiglia. Tra questi c'è Rue de Marcilly. Le prove di un complotto contro la vita del re sono scarse, così questi fa perno su una vecchia accusa di violenza sessuale dell'uomo
e lo condanna a morte tramite il supplizio della ruota. Il metodo di esecuzione è così orribile che Marsilly attenta alla propria vita in carcere, ma viene salvato dalle guardie e le sue ferite vengono medicate per mantenerlo in vita fino all'esecuzione. Durante le torture, Marsilly inizia a fare i nomi dei presunti co-cospiratori. Tra questi c'è anche Martin, il proprio servitore. A prescindere dal grado di coinvolgimento di quest'uomo, Martin era indubbiamente a conoscenza del Trattato di Dover e di tutte le altre informazioni delicate in possesso del proprio padrone. Per questo viene ritenuto pericoloso. Martin era però in Inghilterra e apparentemente al sicuro. Re Luigi si rivolge al cugino, che arresta Martin e lo consegna alle autorità francesi a Dunkerque nel 1669. Le informazioni di cui il servo era in possesso sarebbero quindi il motivo per cui questi sarebbe stato assegnato a Pinerolo sotto falso nome e nascosto in una cella in cui fosse impossibile sentire la sua voce. Pochi anni più tardi, dopo l'evoluzione della situazione geopolitica, però, le informazioni di cui Martin sarebbe stato in possesso sarebbero diventate obsolete e probabilmente inoffensive. Non ci sarebbe quindi stata più alcuna ragione di tenerlo sotto simili circostanze. Questo è il punto in cui torna di nuovo in campo il personaggio più potente dell'epoca, Nicolas Fouquet. Martin, o meglio Dauger, è un servo e per questo motivo gli venne concesso di servire l'ex ministro delle finanze nella parte finale della propria vita. Durante questo periodo, Martin sarebbe quindi entrato a conoscenza delle informazioni pericolose di cui Fouquet disponeva, rendendolo altrettanto pericoloso per la corona anche dopo la morte di Fouquet nel 1680. Dauger sopravvive e finché è in vita continua ad essere una minaccia. Questo è il motivo per cui le condizioni sotto cui è incarcerato vengono prorogate. Rimane però il mistero della maschera. Come abbiamo visto, le testimonianze a riguardo sono poche e sono state ingigantite dalla propaganda o per vendere libri. L'uomo l'avrebbe indossata veramente, ma solo in rare occasioni, e il motivo sarebbe quindi stato lo zelo di Saint-Mars. Il carceriere è uno dei fedeli del re che ha fatto della lealtà alla corona la propria carriera. La sua dedizione è così apprezzata da garantirgli il prestigioso posto alla Bastiglia. Di lui sappiamo che non gli era concesso sapere l'identità del prigioniero misterioso e che aveva semplicemente ricevuto istruzioni molto stringenti dal ministro della guerra Louvois, che nelle sue lettere a Saint-Mars lascia spesso trasparire che l'interesse del re in persona sia a rischio nella faccenda. Saint-Mars fa quindi il suo lavoro, e cioè usare tutto ciò che è in suo potere per evitare che nulla di Dauger arrivi all'esterno delle quattro mura dentro cui è nascosto. Paranoia, dedizione ed eccesso di zelo creano la maschera di velluto, consegnando alla storia un mistero che non potrà mai essere risolto con certezza. Mentre sistemavo la grafica per il video e riordinavo i documenti, ho avuto una realizzazione che confermerebbe quest'ultima tesi. Il nome nel cimitero della Bastiglia. Marchioli. Alcuni lo hanno interpretato come una storpiatura del nome di Mattioli, ma non posso non chiedermi se invece non fosse un riferimento a Marsilly, il nome del padrone di Martin. Lo spelling è quasi identico, c'è solo un O di troppo, che può essere facilmente un errore di ortografia. A confronto, il nome di Mattioli ha in comune solamente 4 lettere con il nome Marchioli. Dopo decenni di prigionia e decine di pseudonimi, questo sarebbe stato tutto quello che rimaneva di un uomo trascurabile, che tutti hanno iniziato a notare solo quando ha iniziato a portare una maschera. Come ho già detto nel video dell'iceberg dei misteri risolti, questo è uno dei miei misteri preferiti. Per molto tempo ho pensato che si trattasse di finzione, e non avevo idea che fossero coinvolte figure come il vero D'Artagnan. Una volta che mi ci imbatto, la mia immaginazione viene rapita e mi ritrovo 2 ore più tardi, davanti al computer, a leggere l'ennesima ipotesi e tutti gli elementi a favore. Trovo però che quest'ultima spiegazione sia la più plausibile, perché tiene conto della natura umana, della storia delle persone coinvolte e non si fa persuadere dalla necessità narrativa di avere un finale mozzafiato. Come sempre, non voglio forzare la mia opinione a nessuno e vi invito a dare voce alle vostre teorie nei commenti. Grazie per aver guardato il video e al prossimo mistero.